mi hanno suggerito di dire un po' chi sono, perché effettivamente non è che, cioè, io sono, allora. Ai ai ai! Io ho iniziato a fare questi video senza che mi presentassi, di fatto, cioè nessuno sa chi sono. E io voglio che rimanga così. Paradossalmente sono una persona estremamente privata, però bisogna trovare un compromesso, mi rendo conto. Allora ho deciso che farò questa cosa. Ho letto tempo fa che esistono tipo 35 domande che si fanno al primo appuntamento che, come dire, ti danno un'idea della persona che hai davanti. Quindi io chiederò a ChatGPT di recuperarmi queste 35 domande e risponderò a queste 35 domande, ok? Domande leggere per rompere il ghiaccio. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Quale tempo libero esattamente? La sera mi piace guardare programmi trash in televisione, altrimenti mi piace vedere serie TV, mi piace vedere film, mi piace leggere un libro, ma sono sempre troppo stanca, quindi alla fine dopo 4 pagine finisco per addormentarmi, non importa quanto avvincente sia la storia. E poi che mi piace fare? Mi piace andare a vedere musei, mostre. Hai viaggiato di recente? Qual è stato il tuo posto preferito? Allora, di recente purtroppo non ho viaggiato tanto. Le mie città preferite sono Sevilla, Lisbona, ovviamente fuori dall'Italia, e Barcellona. Mi è piaciuta anche molto Los Angeles, nonostante faccia cagare tutti quanti. E poi c'è un'isola della Croazia di fronte a Spalato, che è il mio paradiso in terra. Che tipo di musica ascolti di solito? Allora, secondo Spotify Wrapped ascolto tipo 76 generi all'anno, però diciamo che se dovessi dire quale genere rispecchia la mia personalità, direi ce n'è più di uno. Jazz, bossa nova, neo soul, rock più blues però, B.B. King Live at the Regal, un album da Madonna. L'unico genere che mi fa veramente schifo è il rap italiano. Ci sono delle eccezioni, tipo Nitro, Marra, però il rap lo ascolto. Cioè, Kendrick è uno dei miei principali riferimenti culturali. Non lo so perché il rap italiano proprio non mi entra. Film o serie TV preferiti? Allora, il mio film preferito in assoluto è La grande bellezza di Sorrentino. Fermi tutti. È un film che va vissuto, nel senso che quando c'è la sequenza di Jep che cammina sul lungotevere e poi sta in fila al cesso al Calisto, la scena con Rabona che stanno a letto insieme ma non fanno l'amore, scusate, stavo per essere molto volgare. Io piango ogni volta perché ho vissuto in quelle strade per tanti motivi. Sì, mi sono a registrare. Però lì ce n'è. Microfono. Dicevo, la grande bellezza, però non c'è un motivo, diciamo, estetico, sono tutte questioni sentimentali. Il film mio preferito quando crescevo era Colazione da Tiffany. Mentre serie TV preferite, comedy, The Office, drama, Grey's Anatomy. Mi fanno cagare tutte le robe di fantascienza, robe distopiche già qualcosa, però fantascienza, mondi fantastici. Sei più da mare o da montagna? Mare. Che cosa ti rende davvero felice? Aiutare gli altri. Qual è una cosa che non potresti mai accettare in una relazione? Le menzogne. Qual è la tua definizione di successo? Aiutare gli altri e avere la casa sempre piena di amici. Cos'è più importante per te, carriera, famiglia o libertà personale? Secondo me sono tutte cose molto importanti che devono essere ben bilanciate. Come gestisci i momenti difficili? Male, non li gestisco. Non li gestisco proprio, ci sto lavorando. Come inizi di solito la tua giornata? Lamentandomi.
Dovrei migliorare la mia routine, diciamo. Ti consideri più introverso o estroverso? Sono entrambi, dipende dalle cose. Io sono molto estroversa, molto accogliente, chiacchierona, però sulle mie cose personali sono molto chiusa, non riesco a comunicarle tanto bene, anche alle persone che mi vogliono bene, che ho attorno, quindi insomma diciamo 50-50, ecco, cioè dipende dalle cose. Quanto è importante per te avere del tempo da solo, da sola? Allora, una volta era molto importante per me, infatti me ne sono andata di casa e poi sono tornata ed è stato un periodo bellissimo, però non lo rifarei adesso. Passare del tempo da solo è molto importante. Mentre cresci, penso che più cresci, più capisci che la vera ricchezza della vita è stare con gli altri. Sì, avere del tempo da solo è importante per me, per decomprimere delle volte, per riflettere, però non ne ho bisogno tanto, ecco. Ti piace uscire spesso o sei più casalinga? Dipende dai periodi, non sono una che va in discoteca, però anche stare chiusa in casa tutto il giorno mi pesa dopo un po', quindi. Hai delle abitudini o routine a cui tieni molto? Ho smesso di fumare, quindi neanche più quello come routine a cui tengo molto. La doccia prima di andare a dormire per me è fondamentale. Quando ho i miei show trash la sera voglio guardarli perché è il mio momento. Cioè che poi in realtà per quello che voglio fare io nella vita, quelli sono proprio corsi gratuiti. Sto comunque studiando, diciamo, almeno questo è quello che mi racconto. Non mi devi rompere il cazzo quando sto guardando le mie cose, mi rompi i coglioni. Se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti? Bella invisibilità, perché a me non piace quando le persone si fanno i cazzi miei, a me piace farmi i cazzi delle altre persone, questa è la regola di base della mia vita. Qual è il mio guilty pleasure? Beh, mangiare nel letto tanta roba. Forse il mio guilty pleasure più soddisfacente per me è litigare su Twitter. Sei mai stato a un appuntamento disastroso? Sì, per colpa mia, tra l'altro. Completamente colpa mia. Non andrò oltre. Hai un talento nascosto? Allora, non era nascosto mentre crescevo, ma negli ultimi anni l'ho nascosto. So cantare. Ah sì, no, c'ho un talento allucinante che è mi ricordo tutte le date. Sapete che tutti siamo sullo spettro autistico per delle cose. Penso che quello sia proprio la mia caratteristica. E mi ricordo ancora i compleanni dei miei compagni di classe delle elementari. Se potessi cenare con una persona famosa viva o morta, chi sarebbe? Una sola? No, una sola è cattivissima sta cosa. Allora, Oriana Fallaci sicuramente è la prima. Tendenzialmente donne. Cosa cerchi in un partner? Io cerco qualcuno, poi non mi frega a capo, un elenco infinito di roba. Deve essere gentile, deve essere generoso, non solo con me, anche con gli altri, cioè soprattutto con gli altri. Io non mi metto mai con qualcuno che è scostante o arrogante in pubblico, non mi piace. Una volta l'ho fatto, non avrei dovuto, ho imparato la mia lezione. Sei più da grandi gesti romantici o piccole attenzioni quotidiane? Non lo so. Qual è la tua idea di appuntamento perfetto? Ma l'ho già fatto. Dunque, Cico, mio ex, a cui voglio un bene che non si può calcolare, io e lui ci conoscemmo a Roma a settembre, primi giorni di settembre. Lui è un personaggio molto particolare e primissima volta che ci vediamo lui mi chiede di andare a prendere un gelato. Ma così insomma per conoscerci, perché lui viveva già a Roma da tanto tempo, io mi ero arrivata da 2 mesi e ci sedemmo a Piazza Trilussa dove ci sono i vari artisti di strada, Mimmo eccetera, tutta quella gente lì, e mi chiese quale sarebbe stato per me un primo appuntamento perfetto, no? E io dissi ma secondo me al supermercato non lo fa nessuno, e il discorso cadde lì, nel senso poi noi eravamo amici, ci frequentavamo per l'università, però nel senso assolutamente amici. Uno mi fa il filo, non me ne accorgo mai. Poi a febbraio
per San Valentino lui si presentò in università con un mazzo di cavoli neri e fiori di zucca che aveva messo insieme lui andando a comprare la verdura al supermercato, e mi portò a fare appuntamento al supermercato, cioè noi facemmo appuntamento dentro al Carrefour. Come gestisci i conflitti in una relazione? Come gestisco? Ho imparato a gestirli. Ci vuole tantissima comunicazione. Bisogna saper disinnescare. Bisogna trovare un equilibrio tra il mettere il tuo ego da parte, ma comunque rimanere assertivi sulle tue motivazioni, spiegare bene ciò che interessa a te, perché comunque un po' di ego serve sempre. Credi nell'amore a prima vista? No, credo negli ormoni a prima vista. Dove ti vedi tra 5 anni? In una villa, spero. Non lo so, io spero tra 5 anni di aver aperto una roba che ho in mente. Se ci sono investitori interessati, fatemelo sapere. Da un punto di vista personale spero di avere meno ansia. Non sono una che dirà mai tra 5 anni mi vedo sposata con dei figli, cioè no. Rapporto hai con i tuoi ex? Ma che cazzo vuol dire che rapporto hai con i tuoi ex? Se non sono dei pezzi di merda c'ho un bel rapporto. C'è qualcosa di nuovo che vorresti imparare da anni? Vorrei imparare a suonare il pianoforte e la chitarra, ma secondo voi ci sono mai riuscita? Hai dei sogni che vuoi ancora realizzare? Beh sì, l'ho appena detto. Mi piacerebbe avere una famiglia un giorno? Sì. Sì, vorrei avere tantissimi bambini, ma adottati. Non sono una di quelle donne che vuole provare l'ebbrezza della gravidanza. Ovviamente se sono in una relazione stabile e rimango incinta per caso, dico cioè, mi prenoto un cesareo e basta, soffrirò in silenzio, che cazzo devo dire, però non è una cosa a cui aspiro. Che tipo di vita immagini per te? Io mi immagino una vita molto libera da convenzioni sociali, con ovviamente le persone che amo, non una vita egoista, ecco, una vita consapevole, piena di divertimento, di amici, di risate, di arte, di queste cose qua. Qual è stata una delle esperienze più belle della tua vita? Vivere a Roma. Qual è una cosa che pochi sanno di te? Se la sanno in pochi ci sarà un motivo. Hai un motto personale o una frase che ti ispira? No. Ce ne ho tanti, cioè nel senso c'ho cose che mi ispirano. C'è qualcosa che ti appassiona davvero in questo momento? L'audiovisivo mi piace molto. Cosa ti fa ridere sempre, anche nei giorni no? È il black humor. Se sono particolarmente triste e mi fai una battuta sulle Torri Gemelle, probabilmente mi svolterai la giornata. Ho provato a cambiare, non ce la faccio. Comunque le domande sono finite, però cioè mancano secondo me domande fondamentali per un primo appuntamento, ovvero chi voti. Qual è la tua appartenenza politica? Secondo me è fondamentale un primo appuntamento, cioè con un fascio non ci esco neanche una seconda volta, probabilmente manco una prima, però nel caso non l'avessi captato prima. Chi volesse sapere, tanto se si va su Instagram, si scorre un po' indietro, si capisce immediatamente. Tendenzialmente voto centro-sinistra. Allora, la mia carriera nella cabina elettorale è iniziata votando Matteo Renzi. Lo rifarei ancora. Alle ultime europee ho votato Calenda, però ultimamente mi sono ricreduta e che bello questo sole, adesso voglio rifare tutto il video con questo sole. Mi sa che il prossimo giro voterò di nuovo Renzi. Non voterei mai a destra, manco con la coscienza di un altro, però l'Ashline non mi piace, mi urta un po' il sistema nervoso, ragazzi. E voi mi direte, non sopporti l'Ashline e sopporti Renzi? Sì, ragazzi, perché io ho sangue toscano. La mia teoria personale è che io la sua arroganza non la percepisca per questo motivo, cioè perché per me è normale. Se uno è più intelligente degli altri non capisco perché si debba sentire in difetto, downplaying, cioè giocare al di sotto delle proprie possibilità. E poi per me è veramente simpatico, però non voto sulla base della simpatia obiettivamente. Poi sapete cosa c'è? A me il fatto che stia sul cazzo a tutti quanti perché ha il 2% e fa cadere i governi, a me sta roba piace, cioè sono un po' satica io, in generale. Quindi questa roba che lui sta lì come una zecca sui coglioni alla gente, il mio voto te lo do, capito? Cioè, nel senso, continua a dar fastidio.
Poi ovviamente dà fastidio in modo intelligente, in modo, quindi mi piace, però rispecchia la mia personalità, a questo punto è chiaro molto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, ma iscrivetevi al canale non per fare gli utenti passivi, ok? Voi iscrivetevi al canale solamente se vi interessano i video che faccio, ovvero minchiate tendenzialmente. Gli svarioni postmoderni sono blog ma assolutamente sconclusionati, che non hanno un senso logico, e le vicende delle artiste crepate e dimenticate. Sono in arrivo dei video un po' più narrativi, un po' più chit-chat, così. Se vi interessa questa cosa iscrivetevi, altrimenti non vi iscrivete e sti cazzi. Oddio, ho fatto un discorso molto arrogante, sono sembrata Matteo Renzi forse. Vi prometto che farò un altro video ma con domande più strane, dai, per conoscermi meglio. Se avete dei suggerimenti, delle cose che vorreste sapere, che ne so, la sezione commenti è tutta per voi, è un modo gratuito che avete di esercitare l'articolo 21 della Costituzione italiana, ovvero la libertà di espressione. Tanti bacini sul nasino e noi ci vediamo la prossima volta.